Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andiamo a vedere le previsioni per i single per il mese di settembre e iniziamo subito con il segno del Toro. Ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non dovesse risuonare nulla, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono altri link a video che potrebbero interessarvi come il corso gratuito di tarocchi o sui chakra. Bene, andiamo a vedere per i single. Vi ricordo che questa lettura può essere integrata con le letture quindicinali sugli affetti e l'amore. Allora, partiamo con un re di coppe, il sole, un fante di coppe, abbiamo un 5 di bastoni e la giustizia. Dunque ragazzi, devo dire che promette bene. Partiamo con un re di coppe. Il re di coppe può rappresentare una persona, magari è una persona che conoscerete a inizio settembre, per qualcuno può essere che l'abbiate già conosciuta. Può essere anche una persona con la quale c'è o meglio, si svilupperà un sentimento genuino, come la sensazione che potreste sentirvi parecchio in sintonia con questa persona. Però ho anche la sensazione che a fine mese le cose potrebbero un attimino incrinarsi. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico. Partiamo con il re di coppe. Wow, 2 di coppe e il sole. Per qualcuno si tratta di proprio incontrare una persona, magari potrebbe anche essere un amico o un'amica che non vedete da tempo. Per adesso non fa molto riferimento al passato, ok? Io ve lo dico perché comunque abbiamo 2 volte la carta del sole e può essere qualcuno, con il quale o la quale avete già una relazione di amicizia. Allora, potrebbe essere che dobbiate partecipare a un incontro, a una festa, a una fiera e magari incontrerete proprio lì questa persona. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un fante di pentacoli, regina di pentacoli e 6 di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione che allora potrebbe essere una persona, vi dirò, che vi attira in particolar modo per la sua maturità emotiva, per la sua purezza di cuore, per la sua generosità, per la sua apertura. Non mi piace molto dire i segni zodiacali, però a titolo informativo potrebbe essere un segno di fuoco con ascendente acqua. Andiamo a vedere il cavaliere, scusate, il fante di coppe. Mm. Regina di coppe e re di coppe, ragazzi. Ho come la sensazione che a fine mese potrebbe chiedervi questa persona, magari di fare un viaggio, di organizzare una gita, una cosa di questo genere, perché c'è il carro. Però ho anche la sensazione, che se fosse un amico, magari o un'amica appunto di lunga data, ho come l'idea che la persona,
per certi versi sia un po', come vi posso spiegare? Con tante idee, ma poco concreta. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo un 8 di coppe e il mondo. Un'altra carta di viaggio girata al contrario. Qui è come se non ci si volesse muovere da un certo tipo di posizione fino a che non viene fatta giustizia, fino a che non viene regolarizzato qualche cosa, bilanciato. Si parla di un completamento, per qualcuno si parla di un viaggio lungo, magari anche di un trasferimento. Ora, se siete single, suppongo che non abbiate nessuno in mente, ma se così fosse, come se ci fosse una sorta di prova, mi viene da dire. È come se vi offrissero, magari può essere, non lo so, un fine settimana lontano, ipotesi, però è come se qui ci fosse prima qualche cosa da regolarizzare all'interno della conoscenza, qualche cosa che non collima e che avete bisogno di decifrare prima di prendere una decisione inerente a questo spostamento. Andiamo a vedere un oracolo ancora. Perché sicuro c'è un'emozione, c'è una relazione di una certa forza, mi verrebbe da dire. Probabilmente se si tratta solo di un incontro, è come se fosse stato un incontro magico con questa persona. Potrebbe proprio essere una persona divertente, entusiasta, piena di grinta, piena di voglia di fare. Però ecco, ho come l'idea che in realtà poi sia sì, appunto, tante idee, però si tenda a non concretizzare, a non portare in equilibrio quello che è il dire e il fare, per capirci. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 14. Ragazzi, allora questa carta parla dell'albero genealogico. Stavo guardando perché effettivamente ci sono 1, 2, 3 riferimenti ai figli, se consideriamo anche la regina di coppe, che fa riferimento alla maternità, insomma, anche il fante di coppe. Mm. Allora, ho come la sensazione che qui potrebbe essere un legame tra due persone con una forte differenza di età. Probabilmente è per quello che non sapete se fare il passo oppure no. È anche una carta che vi rimanda ai legami familiari, quindi alle radici, a quello che vi fa sentire a casa. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi per il mese di settembre. Spero che comunque la lettura vi possa essere utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se comunque vi è piaciuta potete farmelo sapere con un like, eventualmente con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere, insomma, ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici della Vergine, anche per voi andiamo a vedere che aria tira nel mese di settembre. Ragazzi, vi ricordo che comunque le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi trovate una guida sotto nella descrizione del video che vi spiega come fare. Trovate anche il mio indirizzo email e altri link a video che potrebbero essere interessanti, come per esempio il corso gratuito di tarocchi e quello sui chakra. Vi ricordo inoltre che queste letture possono essere integrate con quelle sull'amore e gli affetti che trovate comunque sempre nelle playlist del canale. Partiamo con un 9 di pentacoli, un cavaliere di bastoni, un 8 di bastoni e la torre al contrario, ragazzi.
Mm. Ho l'idea che si parta in un certo modo e non si finisca poi così tanto bene. Qui con il 9 di pentacoli, ragazzi, si parla di amor proprio, si parla di potere personale, forza di carattere e anche di autococcole, come se fosse in un periodo dove state godendo dell'abbondanza che avete. Abbiamo poi questo cavaliere di bastoni, ma si sa, è sempre quando si sta bene, no? Che arrivano le cose che ci scombussolano la vita. Quando abbiamo trovato l'equilibrio, arriva qualcuno o qualcosa che ci scombussola la vita. Va bene. Ed ecco qua questo cavaliere di bastoni. Andiamo poi a vedere dopo chi è o cos'è, se è un'energia. Resto colpita dal fatto che le due carte finali siano girate al contrario. Credo che verso la metà di settembre con questo cavaliere di bastoni potrebbe succedere qualche cosa. È come un ok, lo conosco, ma dopo 7, 10, 15 giorni cambiano subito le cose. Va bene, andiamo a vedere l'otto di pentacoli, 4 di bastoni e 5, e 5 di spade. Allora, come vi dicevo, si parte da una sorta di stabilità che per qualcuno è una stabilità apparente, cioè nel senso che fuori avete tutto a posto, in ordine, ma dentro di voi no, per niente. È un 4 di bastoni, quindi può far riferimento, magari qualcuno si sta occupando della casa o di questioni personali, ehm, ed è un po' come se foste molto focalizzati su voi stessi. Ripeto, c'è un 5 di spade, quindi c'è qualche cosa comunque da riordinare ancora, eh? Andiamo a vedere il cavaliere. Mm. Mm. Scusate tutti i miei commenti. 7 di spade e 6 di pentacoli al contrario. Ragazzi, le cose qui sono apparentemente in ordine, io credo proprio con questa persona, però poi in realtà con un 7 di spade e un 6 di pentacoli ehm, al contrario, qui c'è qualche cosa che o vi viene nascosto, infatti anche l'otto di bastoni è al contrario, è come se mancasse una comunicazione chiara, una comunicazione equilibrata, è come se mancasse uno scambio con questa persona. Magari c'è uno scambio di tipo fisico, ma non c'è uno scambio da un punto di vista mentale piuttosto che emotivo. È come se non fosse nutritiva questa persona. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Ruota della fortuna al contrario e stella. Allora, qui mi è rimasta una carta, giusto perché è rimasta lì così in bilico, la tiriamo ed è una bella luna. Ragazzi, ho la sensazione che a fine settembre non, ecco perché poi c'è la torre, non ascolterete le vostre intuizioni. La luna parla di proiezioni, parla di qualche cosa che si proietta. Normalmente ho fatto dei video, c'è una playlist che si chiama Calderone Spirituale, lì faccio dei video dove ogni tanto parlo di ego, di proiezioni. Provate a curiosare, magari c'è qualche cosa che vi interessa, perché quando c'è una proiezione è come se noi pensassimo che quello che è valido per noi è valido automaticamente anche per gli altri. Considerato che abbiamo questo 7 di spade che mi parla di non sincerità da parte di qualcuno, è come se qui non voleste essere onesti con voi stessi ed è per quello che c'è bisogno di far crollare certe certezze egoiche, certe sicurezze su cui il nostro ego si basa che in realtà però non sono reali. Andiamo a vedere la torre. Qui è come un non voler cambiare il ciclo karmico, accettare continuamente le briciole, mi viene da dire, perché quando sei di pentacoli al contrario parla proprio di quello. In effetti qui ragazzi, guardate, abbiamo il fante di spade e la carta degli amanti, come se vi dicessero di rivedere, di revisionare quello che per voi è un rapporto, una relazione in armonia. Vi dico, per qualcuno fa riferimento al tener d'occhio l'altra persona.
ma non nel senso di spiare l'altra persona. Tener d'occhio intendo nel, come vi posso dire, diventare osservatori delle dinamiche di comportamento, vedere come l'altra persona si comporta. Perché qui c'è qualche notizia, qualche comunicazione, qualche verità che non arriva o che arriva in modo confuso. I 5 di spade sono sempre le lotte egoiche, ok? Le lotte dell'ego, le lotte della mente. E quando c'è la luna, passate anche in revisione quelle che sono le vostre paure, perché molte volte noi accettiamo certi tipi di comportamenti dagli altri perché abbiamo paura di rimanere soli, piuttosto che di perdere l'altro, piuttosto che, cioè magari ci rendiamo anche conto che l'altro non ci valuta come in realtà noi valiamo, però pur di non rimanere senza la persona, senza la compagnia, accettiamo meno di quello che in realtà meritiamo. E questo è un non voler cambiare il ciclo karmico, avere il coraggio di spezzare la ruota e dire no, basta, io valgo di più, non mi accontento più, punto più in alto, perché poi è questo che vi permette di ritrovare l'amor proprio, l'armonia, prima dentro voi stessi e poi nei confronti degli altri. Ragazzi, quello che mi colpisce in questa carta è che c'è un occhio qui e siccome anche il Fante di Spade è un po' la carta collegata con il sorvegliante, è un po' come se vi dicessero che non aprite gli occhi e invece avete bisogno di, appunto, anche studiare. Studiare potrebbe essere... Allora, la conoscenza rende liberi ed espande la coscienza. Cioè, nel momento in cui siete voi stessi ad approfondire un tema, non siete obbligati a credere a quello che gli altri vi dicono inerente a quel tema. Avete una vostra formazione personale, una vostra verità. Ok? Qui è un po' come informatevi bene. O se si tratta di una questione di amor proprio, di capire come mantenere in equilibrio la relazione o come dovrebbe essere una relazione in equilibrio, scrivetelo proprio. Cosa mi nutre di una relazione? Di cosa ho bisogno io? Cosa, diciamo, vibra, in che cosa vibra con me l'altra persona? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Ok, guardate, carta numero 29. Connessioni. Scusate, questo era faccia in su. Allora, abbiamo la carta degli amanti qui alla fine, ok? Un consiglio che posso darvi è di guardarvi intorno, proprio perché è un po' come se vi dicessero cambiate l'obiettivo, puntate un altro obiettivo, rompete la ruota del karma, le dinamiche di comportamento che non vi rendono giustizia e che non vi danno il giusto valore. Qui, siccome parla di partner, di collaborazioni, di contratti, di connessioni, di compromessi, ehm, ho come l'idea che vi dicano, come vi posso spiegare? Create con gli altri il tipo di compromesso che volete, che vorreste nella vostra vita. Quindi, quando conoscete una persona, se non combacia con quello che voi volete, non cercate di cambiare l'altra persona. Cambiate direttamente la persona, ok? Cioè, nel senso, non si può forzare, perché poi ci sono queste bugie che in realtà il sette di spade parla anche delle bugie che ci autoraccontiamo. La mente, pur di farci stare lì, siccome qua c'è confusione mentale, pur di farci stare in una determinata situazione perché noi magari abbiamo bisogno, perché magari siamo single e abbiamo voglia di una compagnia ogni tanto, però magari c'è questa persona che non ci tratta poi così bene, che non è così chiara, che non ci nutre come noi vorremmo, che non ci valuta come noi vorremmo.
La comunicazione vi devo dire che è scarsa nel mese di settembre, non proficua, nebulosa, come vi posso dire. Cercate connessioni che portino l'armonia. Focalizzatevi su che tipo di relazione voglio, che tipo, guardate, è meglio dire così, che tipo di persona voglio incontrare? Voglio incontrare una persona matura di tipo spirituale. Bene. Dove posso incontrare questa persona? Sicuramente non al pub, ok? Quindi iniziate a frequentare luoghi dove, diciamo, ci sono persone che potrebbero essere in allineamento con voi. Poi non è mai detto, però se avete voglia di, non lo so, conoscere qualcuno che abbia piacere di stare nella natura, magari iniziate a frequentare, non lo so, parchi piuttosto che orti botanici o cose di questo genere. Create connessioni di qualità, create connessioni con amore. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio il prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, un commento, se avete piacere potete iscrivervi e condividere, lasciare una donazione oppure abbonarvi. Io vi auguro il meglio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici del Capricorno, anche per voi andiamo a vedere le tendenze energetiche per il mese di settembre. Ragazzi, vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, non risuonerà tutto. Se invece non risuonasse nulla, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri video che potrebbero essere interessanti, come il corso di tarocchi gratuito, il corso sui chakra, per esempio. Vi ricordo anche che questa lettura può essere integrata con la lettura sull'amore e gli affetti che esce ogni 15 giorni. E anche per questa lettura la trovate nella playlist del canale. Ragazzi, partiamo con un 4 di coppe. Abbiamo un papa, il giudizio e un fante di spade. Mm. Allora, si parte da un momento, direi, buio, nel senso che un 4 di coppe è una carta che mi dice che sarete focalizzati verso l'inizio di settembre più su quello che non avete piuttosto che su quello che potrebbe arrivare. È una carta un po' così, un po' triste, un po', non tanto. Abbiamo poi il Papa e il giudizio. E io sento che verso la metà di settembre, ragazzi, qui davvero ci sarà un risveglio spirituale, o sì o sì. Per qualcuno può fare riferimento a una persona che si fa sentire dopo molto tempo, perché comunque abbiamo il giudizio e vi dico perché per qualcuno può essere non necessariamente un ritorno di fiamma, ma semplicemente una persona, magari anche un amico, un'amica, che dopo un sacco di tempo che non vi sentivate magicamente riappare. Va bene, partiamo dal 4 di coppe. 3 di pentacoli e fante di spade nuovamente. Ragazzi, ho come la sensazione che qui qualcuno pensi di non avere il controllo delle cose, di non avere il controllo della situazione, è come se fosse scappato qualche cosa. E diciamo che sono carte che vi invitano a guardare il positivo per il futuro. È proprio il tenete d'occhio l'intorno, non vi focalizzate troppo su quello che non avete, tenete una visione più ampia. Andiamo a vedere il Papa. Allora, il Papa può fare riferimento, ragazzi, a qualche tipo di festa a cui potreste magari partecipare. Per qualcuno potrebbe anche essere abbastanza lontano rispetto a dove vivete.
E per qualcuno questo papa rappresenta una persona sposata. E credo anche che non ci sia una grossa comunicazione tra voi e questa persona. O meglio, nel mese di settembre sento come della distanza, ragazzi. Per qualcuno fa riferimento a una guida spirituale che potrebbe comunque aiutarvi a fare un certo tipo di percorso interno e a migliorare la comunicazione con voi stessi, il modo che avete di parlare a voi stessi. Andiamo a vedere il giudizio. Regina di bastoni. Mm. Imperatrice, 7 di spade, mondo, 2 di coppe e luna, wow. Allora, qui sì, ribadisco, potrebbe arrivare una telefonata da una donna, da una persona, se foste voi donne, potrebbe essere tranquillamente un uomo con una forte ehm, parte femminile sviluppata, una forte dote empatica, diciamo così. Ripeto, potrebbe già essere qualcuno che o è sposato o è stato sposato, comunque potrebbe già avere la propria famiglia, però ragazzi, guardate, ho come la sensazione che farà carte false per vedervi. Però, però, andiamo a vedere il fante di spade, perché qui ho la sensazione che potreste anche incontrarvi. Probabilmente c'è da spostarsi per vedere questa persona. Probabilmente andrete a chiedere, può anche essere che andrete a chiedere consiglio a qualcuno su come comportarvi, cosa sarebbe meglio fare. Però qui in questo caso è un po' come se vi dicessero di affrontare le vostre paure e di rendervi conto di quali sono le proiezioni che voi fate su questa persona. C'è anche un 7 di spade, quindi vi dico, potrebbe anche essere l'altra persona che ve la racconta un po'. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Scusate, il fante di spade. Abbiamo la giustizia al contrario e la regina di pentacoli. Ragazzi, le carte vi consigliano di chiedere concretezza a questa persona. Non basta parlare, però bisogna agire. Bisogna riportare l'equilibrio. Qui avete la carta della giustizia che è a testa in giù e al contrario. Avete bisogno di riportare l'equilibrio in questa relazione o in questa situazione. Però sento che è un qualche cosa che deve essere concretizzato, portato a terra, materializzato. È come se si partisse da un'idea, poi quest'idea sono, insomma, parole, ok? Come se ve la facessero un po' sudare, sento, in questo periodo e voi arriverete a un certo punto dove dite, no, ascolta, adesso o sì, perché quanto tempo mi fai ancora aspettare? Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura. Oh, oh, oh. Carta numero 26, passi coscienti. Guardate, fate azioni in modo considerato, in modo consapevole, guardate oltre le cose. È come se vi dicessero di fare un passo alla volta. Non avete, no. Fate un passo alla volta e osservate bene le dinamiche della situazione, ragazzi. Quello che vi posso dire è appunto, sì, perché qui qualcuno non la racconta giusta, eh. Tenete presente che la luna è la carta delle illusioni, anche dei sogni.
Quindi fate attenzione a non farvi incantare dalle parole, dai bei sogni, appunto. Chiedete un equilibrio, io ti do, tu mi dai, io vengo verso di te, tu vieni verso di me. Va bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie future. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, a me piace sempre leggere i commenti, eventualmente se avete piacere potete iscrivervi, condividere, lasciare una donazione oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!